Siamo in Catalogna, abbandonata anche l'Aragona. Rientriamo dopo 3 mesi in Catalogna. Siamo sulla via del ritorno purtroppo. È vero, purtroppo finisce, siamo negli ultimi giorni del nostro viaggio 23-24, ma cominciamo a prepararci le crociere in mare dell'estate 2024. E dove ti porto, Mauro, oggi? Oggi mi porta in guerra. Cioè, andiamo a vedere? Dimmelo. Le trincee che sono state costruite ancora per la guerra civile spagnola, che è scoppiata nel 1936. Comunque una cosa importante, si vede che abbiamo lasciato l'oceano e si vede che abbiamo lasciato il nord della Spagna. Me la sono messa questa così, non serve, fa caldo, è primavera qua. Parcheggio, cavalli e bici. Queste era una fortificazione delle forze repubblicane, dell'esercito repubblicano, successivamente conquistate dalle forze governative. Nell'aprile del 1938, questa zona che è a ridosso era già Catalogna, e vorrei ricordare che Barcellona e tutta la Catalogna ovviamente erano contro, già allora, contro le forze governative. Queste trincee da dove controllava i confini catalani e poteva anche controllare successivamente il resto della Catalogna per arrivare fino a Barcellona. Questo più o meno un anno prima della fine della guerra, la fine della guerra che è avvenuta in aprile del 1939, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, che vi ricordo l'invasione tedesca della Polonia è stata nel settembre del 1939 e la Spagna aveva già dato. Quindi questo è un reperto storico molto importante. Sono ancora intatte, si può anche scendere, vedo. Ecco la militaressa Betty che esce dal suo rifugio in trincea. Cavoli, una fatica entrare qua e a starci dentro. Saranno alte non più di 1,20 m, quindi comunque c'è da stare chinati all'interno. Pensa con tutte le attrezzature, Appunto. gli zaini, i mitragliatori, eccetera. Non sarà stato simpatico. Sì. Questo è quello che vedevano i soldati da questo nido di mitragliatrici. Questa era un'altra postazione dove probabilmente alcuni soldati tenevano sotto controllo la zona. Ecco qua com'era il rifugio. Interessante, sai, molto interessante. A seguito della vittoria della guerra civile, la Spagna ha subito successivamente 40 anni di dittatura, dal 39 fino al 76-77, mi sembra, fino alla morte di Franco. E di questo ce ne ha parlato anche Marisa mentre ci siamo fatti la serata della chiacchierata, dove lei era bambina, però ha vissuto il periodo dello scolare nella dittatura spagnola. Infatti ci raccontava proprio che la Spagna ha avuto un'evoluzione negli ultimi anni molto accelerata anche rispetto al resto d'Europa, perché per tanti anni sotto la dittatura franchista è stata sicuramente tenuta molto indietro da un punto di vista dello sviluppo e del progresso storico europeo. Perché giustamente queste trincee sono state costruite sopra questa collinetta dove avevano una vista totale sia della vallata verso i Pirenei, che quindi più a nord, che quella più a sud, tra virgolette direzione mare.
Comunque si vede dall'alto, ecco, perché qui presumibilmente è crollato il soffitto. Una visione di quello che osservavano, anche se dalla collina di fronte potevano anche ricevere degli attacchi che una mezza copertura comunque. Sembra che comunque quando hanno costruito queste postazioni le forze democratiche fossero già allo stremo. In questa zona c'era un centro di resistenza molto forte dell'esercito repubblicano e quindi non è stato un caso che qua ci fossero anche queste postazioni governative. No, qui si passa dall'altra parte. Un altro nido di mitragliatrici. Questo è un bellissimo, molto ben conservato, complimenti, tra parentesi è gratuito. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia e anche le cose negative, perché le cose brutte, se ce le ricordiamo, forse evitiamo di ripeterle. Queste sono le linee, qua era la zona repubblicana, la zona franchista e l'avanzamento delle forze franchiste nel territorio repubblicano. Ecco dove abbiamo lasciato Carletto, qui da solo, praticamente in mezzo al nulla. Ora stiamo attraversando quella zona della Catalogna dove siamo in una pianura praticamente e è tutto completamente coltivato a frutta, non so bene se sono pere o cosa. Eccolo Mauretto, a Vinasci. Stasera dormiamo qui, in questo piccolo paesino molto silenzioso, talmente silenzioso che camminiamo in mezzo alla strada perché non c'è quasi nessuno. Area sosta gratuita con corrente, acqua E wifi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, questa mattina sveglia, siamo sempre all'area camper di Vinascia, siamo stati molto bene questa notte, tutto tranquillo, abbiamo tutti i servizi a disposizione, tutto carino, un paesino piccolo e ora ci muoviamo nuovamente. Buongiorno mon amour, operazione simpatica stamattina? Ma sempre. Dato che rompe le balle, dice chi è che fa le operazioni belle? Fortuna che i miei 8 anni di anatomia patologica in ospedale mi hanno aiutato in questo tipo di servizi. Siamo in partenza, salutiamo il comune di Vinascia che è Anche il tappezziere. il tappezziere di Vinascia. Complimenti al comune di Vinascia che ha fatto questa area camper molto bella. Ieri passando, prima di arrivare all'area sosta di Vinascia, Mauro ha visto un'altra area sosta che avevamo già individuato prima di passarci, però questo borghetto è delizioso. Ora ritorniamo perché erano solo 5 km e facciamo 2 passi a piedi, così ve lo mostriamo.
Ferreria è questo luogo dove hanno tutti gli attrezzi da fabbro, con il mantice molto bello, con il forno, con la morsa. E la cosa bella è che, essendo qua in Catalogna, tutto quello che è scritto è descritto in catalano. Qui però hanno messo i QR code con castigliano e inglese. Qua non si considerano Spagna, ce ne siamo già accorti a ottobre quando eravamo nella zona di Barcellona, Montserrat. Questa è Catalogna. Insomma, abbiamo fatto 2 passi in questo borghetto che è delizioso. Ieri sera non ci siamo fermati qua, avevamo passato, ma è effettivamente molto molto carino, molto tranquilla. Adesso se ci riusciamo ve lo facciamo vedere con il drone. Come tornare a 4 mesi fa, Mauro? Il cerchio qua si è chiuso. Siamo di nuovo al Montserrat. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno! Questa notte abbiamo dormito in quest'area, non ve l'abbiamo ripresa perché diciamo che non era niente di interessante da mostrare. In un paesino piccolo, ma anche poco interessante. Poco interessante anche il paese, sì, non era nulla di... Era solo una sosta tecnica perché è a metà strada tra la prossima città che vogliamo visitare, che è Girona. Quindi ora si riparte, 1 ora e mezza e siamo a Girona. Eccoci qua, parcheggiati nell'area sosta camper di Girona e ora andiamo a farci 2 passi in città. Carine queste case, sì, molto. Andiamo a vedere la cattedrale. Questa era la Basilica di San Feliu, invece la cattedrale è qua dietro. Adesso ci facciamo il giro, la vediamo. Lo faccio sempre camminare, Sempre si camminare. lamenta sempre. D'altronde è genovese, se non mugugna un genovese, chi mugugna? Guardalo. Sali, sali Mauro, dai che ce n'è ancora di scale da fare.
Vuoi farti le mura? Queste sono le mura. It's a long, long way to Val Girona. It's a long way to Val. C'è anche un portafortuna che Mauro deve baciare. Girona ha una lunga storia di possedimenti che vanno dai romani agli arabi, agli ispanici e addirittura una città multiculturale con una lunghissima tradizione anche ebraica. Città molto verde, le sue mura sono circondate da parchi. Questa è la cattedrale che si vede qua dietro. Molto bella, dobbiamo essere sinceri, molto molto bella. La Betty si è infilata su per le mura. Vieni che ci sono tutte le mura da fare piene. Queste sono le vecchie mura, queste qua non sono ristrutturate, che difendevano l'interno della città. Hanno un po' questo aspetto anche arabo, sembra quasi l'Alcazaba, no? Degli arabi che si trova spesso qua in Spagna. Segno della multiculturalità di questa città, che alla confluenza di 4 fiumi domina una terra Molto ambita. molto ambita tra il mare e i Pirenei, quindi una città che era punto d'incontro di tanti mercanti che dalla Francia, dall'Italia arrivavano verso la penisola iberica e viceversa. Ecco che la Betty si inerpica lungo le scale a chiocciola che portano alla torre di guardia. Centro geriatrico Maria Gai. Beh, insomma, quando non ce la farò più gli dico a Betty se mi porta qui, ok? Va bene? Va bene. Non male Girona, davvero sorpresa piacevolissima. Carino, quello là è il ponte Eiffel. Eiffel, dello stesso architetto che ha costruito la... Tour Eiffel. E infatti lo stile è quello, in acciaio. Questo rosso intendevo. Andiamo a cercare la leonessa. Minchia, la Betty sta cercando una statua perché deve fare un'operazione che vedete. Devi farla tu l'operazione. Prima tu, poi Poi io. divertentissima quella cosa, vedrete. Come da tradizione abbiamo acquistato dei magneti per una delle nostre case, non si sa bene quale, noi abbiamo tante case sparse per il mondo. Un simbolo che porta protezione a Girona è la mosca. Perché il santo protettore di Girona, San Narcís, pare che avesse delle mosche, adesso non ho ben Non si letto. lavava e quindi aveva le mosche addosso, quindi è probabile che... E qua, come a Genova nel centro storico, se vedete, le mura dei vicoli tendono ad avvicinarsi. Questo veniva fatto nell'antichità proprio perché in caso di combattimenti dagli piani alti, dove comunque il nemico ancora non poteva salire, i difensori della città potevano saltare da una finestra all'altra e quindi potevano da un palazzo all'altro saltare ed evitare di scendere a terra.
È una delle cattedrali più larghe di tutta Europa, 23 metri di larghezza della navata. È immensa. Scendo le scale come le modelle in Piazza di Spagna a Roma, che fanno la sfilata ogni tanto, no? Questa è la scalinata delle modelle. Sono io la modella, stavolta. Dovrebbe essere in costumino, sul cinto. Ma non è possibile in questo momento. O minigonna con spacco ascellare. Ma invece jeans, scarpe da ginnastica. Siamo finalmente arrivati al luogo tanto ambito da Betty. C'è una tradizione che diceva che per buona sorte bisogna arrivare a baciare il di questa leonessa, la vedete? Insomma, non è così semplice. Ma poi la cosa bellissima è che arrivati in questa piazza abbiamo visto la misura preventiva per la pandemia del Covid-19 no es permetted for petons il cul della leone. Poi la micro leonessa si può toccare. Il leone era un segno eraldico e aveva nell'atto della casa della vita. E non per niente la leonessa ha il culetto un po' consumato. Qualcuno l'avrà o baciata o toccata. Sapete benissimo che in Italia quando si dice che qualcuno si arruffiana a qualcun altro gli bacia il c***o. Quindi non vorrei fare questi paragoni. Comunque adesso la Betty è contenta. Contentissima. E invece quello là dietro che si vede rosso è quello che viene denominato, un nome in catalano un po' particolare che non riesco a ripetere, comunque quello che viene denominato il ponte progettato da Eiffel. È il progettista della Torre Eiffel di Parigi e pare che siano stati usati gli stessi acciai della torre famosa di Parigi. Ora lo andiamo a fare. Andiamo a farlo, perché Mauretto vuole che si faccia, allora facciamolo. A farlo nel senso che non andiamo a costruire, Direi di no. Andiamo a camminarci sopra. Città dinamica, giovanile, molto viva e vivace. E piacevole da visitare. Piacevolissima, una piacevole sorpresa. Biciclette tantissime, ci sono anche tantissimi negozi di biciclette. Quindi sta zitto un attimo e rifammi rifare. L'importante è che io stia zitto, va bene. Lasciami parlare.